This evening we're going to look at the KHANDA, or the 5 aggregates. Quindi questa sera vedremo i KHANDA o 5 aggregati. There are many models of the human being. Ci sono molti modelli dell'essere umano. 3 of them you will be familiar with. Sarete già a conoscenza di 3 di essi. So the Christian one is the body, soul and spirit. Il modello cristiano è corpo, anima e spirito. And the soul is the old word for mind and heart. E qui anima è la vecchia parola per dire mente e cuore. And it's very close to Buddhism, the understanding. È una comprensione molto vicina al buddismo. Because in Christianity you would believe you're born with the consequences of original sin. Perché nel cristianesimo si crede che si nasca con le conseguenze del peccato originale. Yeah, these Adam and Eve. Adamo e Eva. Adamo ed Eva, sì. From a Buddhist point of view, you're still born with original sin, but it's you that created it. Dal punto di vista buddista si è sempre nati con il peccato originale, ma siete voi che l'avete creato. This is a crucial difference. E questa è una differenza cruciale. Freud, who was more, what we call it, materialistic. Freud, che era più materialista. So he understood things from the point of view of drives. E comprendeva le cose dal punto di vista degli impulsi, impulsioni. Impulsione. In later life he also came close to Buddhism. E nell'ultima fase della sua vita si è avvicinato al buddismo. He saw 2 main drives. E vedeva 2 pulsioni principali. Eros, which was the drive to live. Eros, cioè la spinta, la pulsione di vita. And Thanatos, the desire to die. E Thanatos, il desiderio di morte. And the Buddha says these are our 2 of 3 desires. E per il Buddha questi sono 2 dei 3 desideri. The other one is sensual pleasure. L'altro è il piacere sensuale. And in Freud, the id has all these drives, these fierce emotional drives. E in Freud l'id ha tutte queste ha tutte queste pulsioni, queste forti pulsioni emotive. And the superego was the critic, the one who said, no, don't do that. E il superio è il critico, quello che dice no, non fare queste cose. And in the middle you have the ego, the consciousness. L'ego, in metà, la coscienza. Trying to negotiate between the id and the superego. Che cerca di mediare tra l'es e il superio. With the hope of leading a fairly happy life. Con la speranza di condurre una vita abbastanza felice. You'll also know a contemporary of Jung and Freud was Assagioli. Un contemporaneo di Freud e Jung era Assagioli. Who created the system of psychosynthesis. Che ha creato il sistema della psicosintesi. And he was one of the early ones who had a spiritual aim. È stato uno dei primi ad avere un obiettivo spirituale. But it's very complicated. Ma è molto complicato. Lower unconsciousness, middle unconsciousness, higher unconsciousness. Quindi c'è una bassa incoscienza, una media incoscienza e un'alta incoscienza. Field of consciousness. O meglio inconscio forse. Poi c'è il campo dell'inconscio. Consciousness of self or I. La coscienza del sé o dell'io. Self. Il sé. And collective unconscious. E l'inconscio collettivo. So the Buddha also has a model for us to work with. Anche il Buddha ha un modello con cui possiamo lavorare. And he called them the khandas or aggregates. E li chiama i KHANDA
o aggregati. So the Khanda also means a mountain. Khanda vuole anche, significa anche montagna. So a mountain of bits and pieces. Una montagna di pezzi separati. And so there were 5 of these heaps. E ci sono 5 di questi cumuli. The first is the body. Il primo è il corpo. And then there's feeling. Poi ci sono le sensazioni. Then there are perceptions, conceptions. Poi ci sono le percezioni, concezioni. And then there are volitional conditionings. E poi ci sono i condizionamenti volitivi or habits. Oppure abitudini. Abitudini. Comes to that. And finally consciousness. E infine la coscienza. So if we first of all try to investigate the body, rupa. Quindi per prima cosa si cerca di investigare il corpo, rupa. So the first thing is, what do we actually experience of the body? What do we know of the body as a direct experience? E quindi il primo punto è che cosa conosciamo veramente del corpo come esperienza diretta. Do you know what your liver is doing now? Sapete quello che sta facendo adesso il vostro fegato? Did you know that the cells on the cornea of your eye Sapete che le cellule della cornea del vostro occhio change once a week? Cambiano una volta alla settimana. Did you ever experience that? Ne avete mai fatto esperienza? Did you know that there are 2.4 million new red corpuscles produced? Do you know that there are 2.4 sapete che million? Ci sono 2,4 milioni di globuli rossi prodotti? Ogni, if you know, don't say. Se sapete non ditelo. But if you don't know, have a guess. 2.4 million red blood corpuscles. Prodotti ogni secondo. And they will live for about 3 months. E vivono per circa 3 mesi. And every minute they go all around the body. And every minute. Every minute. Fanno un giro di tutto il corpo in un minuto. See? We say this is my body. Well, what do we mean? Quando diciamo questo è il mio corpo, cosa vogliamo dire? Now, there are microbes in the intestines which help us digest. Ci sono i microbi negli intestini che aiutano la digestione. Now, how many? Have a guess. Quanti? Provate a indovinare. 100 trillion. Quindi, cioè 100 trilioni, un trilione è 1 milione di milioni. And if you were to collect them all, how much would they weigh? Se doveste raccoglierli tutti, quanto peserebbero? Have a guess. Provate a indovinare. Sì. He knew. Lo sapeva, 1,5 chilo. It's about a kilo. So we are carrying 1 kilo of bacteria in our gut all day long and all night. Quindi nelle nostre viscere portiamo 1 chilo di batteri tutto il giorno e tutta la notte. So the question is, when I say this is my body, whose body is it? Quindi il problema è quando dico questo è il mio corpo, di chi è questo corpo? So really the Buddha's interest is not in the physical body. Quindi l'interesse del Buddha, il vero interesse, non è nel corpo fisico, but how we relate to the body inside. Ma su come ci mettiamo in relazione col corpo all'interno. And he has many exercises to try to correct our relationship to that body.
e a molti esercizi per cercare di correggere il nostro rapporto con quel corpo. And of course he uses the body as a basis for our meditation. Naturalmente usa il corpo come base della meditazione. So there's the breath, of course. Naturalmente c'è il respiro. And of course that's where we experience feelings, sensations. Ed è lì che facciamo esperienza delle sensazioni e delle percezioni. When it comes to mindfulness, he's also asking us to be aware of our posture. Quando si tratta della consapevolezza, ci chiede anche di essere consapevoli della postura. And all our activities. E di tutte le nostre attività. The meditation is grounded in the body. Quindi la meditazione è radicata nel corpo. But he wants us also to investigate the body from the point of view of the elements. Ma vuole anche che investighiamo il corpo dal punto di vista degli elementi. So Louisa mentioned them last night. Luisa ne ha parlato ieri sera. So earth, fire, water and air. Quindi terra, fuoco, acqua e aria. And also space. E anche spazio. Yeah, sometimes space is put in there. Talvolta si aggiunge anche lo spazio. Now, when I came back from a meditation, one of my meditation friends said to me, I don't think these exist. Tornando da una meditazione, un amico mi ha detto, non credo che questi esistano. Because he thought that the Buddha was explaining the external physical world. Perché pensava che il Buddha stesse spiegando il mondo fisico esterno. But we know from our science that the basis of the world is, I think is what? Gravity, mass, and so on. Sappiamo dalla scienza che la base del mondo fisico è la gravità, la massa, eccetera. Yes. What he's saying is that when you go down to your body as a direct experience, you'll come across these basic elements, these basic sensations. Quello che sta dicendo è che quando si va al proprio corpo fisico, fondamentalmente si incontrano questi elementi di base. And that's what we do when, for instance, we're investigating a pain. E questo è quello che facciamo quando, per esempio, investighiamo un dolore. So at first, as you know, you have this concept of pain. Prima avete questo concetto del dolore. And remember, we always first deal with the reaction of aversion. E ricordate, innanzitutto si affronta la reazione dell'avversione. Only when we are calm, when we are equanimous with the pain, can we enter into it. Solo quando siamo calmi, quando siamo equanimi verso il dolore, riusciamo a penetrarci. And that's when we begin to get in contact with these elements. E a quel punto cominciamo a entrare in contatto con questi elementi. The elements are the point where the mind and body touch. Gli elementi sono il punto in cui mente e corpo si toccano. So again, from Louisa's talk yesterday, it's the point of contact. Quindi è il punto di contatto, anche questo menzionato ieri da Luisa. And from these basic sensations, the mind creates the world. E da questa sensazione di base la mente crea il mondo. So when it comes to the earth element, we're looking in to see something that's hard or solid. Quando si tratta dell'elemento terra, cerchiamo qualcosa che sia duro, solido. So he gives us a list here. E il Buddha ci dà un elenco. So for instance, hair on the head, which I haven't felt for a long time. Capelli in testa, cosa che non sento da molto tempo. Hair, nails, teeth, skin, flesh, and so on. Quindi unghie, pelle, carne e denti. Something you can feel the density of. Le cose che sentiamo come dense. Then we have the water element, which is fluidity. Poi c'è l'elemento acqua, cioè la fluidità. Something that has some elasticity, cohesion. Cose che hanno una coesione elastica. So it's like, sweat, fat, tears. Quindi sudore, grasso, lacrime. He's got lots here.
Ce ne sono molte altre. Urine. Urina. Ah. And then, and then there's the fire element. Poi c'è l'elemento del fuoco. So this is all to do with heat. Tutto ciò che ha a che fare col calore. I mean, he mentions here the whole process of digestion, which creates the heat for our body, yeah? Parla ad esempio del processo di digestione che crea calore per il corpo. But of course you can feel heat in many ways throughout your body, yeah? E naturalmente si può provare sensazione di calore in molti modi nel corpo. The wind element is motion, movement. L'elemento vento sta per moto, movimento. So he talks about movements of the body, of course. Parla dei movimenti del corpo, naturalmente. In breath and out breath. Ispirazione, espirazione. So any movement, whenever you move, there must be somewhere these basic element of air. Quindi ogni volta che ci si muove ci deve da qualche parte essere questo elemento aria. So now it is understood that these four elements are in anything you experience has a combination of these four elements. E si intende che tutto ciò di cui facciamo esperienza è una combinazione di questi quattro elementi. Except that in certain experiences some elements are obviously more obvious than others. E in alcune esperienze alcuni di questi elementi sono più evidenti degli altri. So for instance when you're eating you can feel the solidity of the food. Per esempio mangiando si sente la solidità del cibo. But even in that solidity, you know, if we look closely enough, you'll find the other three elements. You see. Ma anche in quella solidità, guardando con cura, si vedono gli altri tre elementi. Yeah, it's not necessary to see that. Non è necessario vedere tutto questo. What is necessary is to actually see the main element. Quello che è necessario è vedere l'elemento principale. But sometimes the two of them are fairly obvious. Ma a volte un paio di elementi sono abbastanza evidenti. So when you feel heated, you can also feel some sort of agitation, some sort of movement. Quindi quando si prova calore si sente anche una certa agitazione, una sorta di movimento. And then finally the space element, which includes all the spaces that are in the body. E infine l'elemento spazio comprende tutti gli spazi che sono nel corpo. So that's the understanding of the four elements, and the understanding is that this is where the mind touches the body. Quindi questa è la concezione dei quattro elementi e si intende che qui è dove la mente tocca il corpo. Everything has a sense of touch. Tutto ha un senso del tatto. So even the eyes have photons that touch the eye, touch the retina. Quindi anche nella vista ci sono dei fotoni che toccano la retina. That would normally come under the fire element. Normalmente questo si catalogherebbe elemento fuoco. But I don't know if that can be actually experienced as such. Ma non credo che se ne possa fare esperienza in questo modo. Non so. But the ear you can experience. Ma con l'udito si può fare esperienza. That the actual beginning of a sound is nothing but the touch of air on the eardrum. Perché l'inizio vero di un suono non è altro che il contatto dell'aria con il timpano. And it feels there's no sound. E non c'è suono. If you were to tap your hand with your finger, it's like that. Se doveste toccarvi la mano con un dito è la stessa sensazione. And that basic information is then taken into the mind door, as it's understood. E questa informazione basilare poi viene accolta nella porta della mente. Where it's sort of, the information is collected and we can make sense of it. Dove l'informazione viene raccolta e la mente può interpretarla, darle un senso. Then he wants us to look at the relationship we have to the body in terms of beauty and ugliness. Poi il Buddha vuole che osserviamo la relazione che abbiamo col corpo in termini di bellezza e bruttezza. He has a great big list here
The obvious ones are intestines, bowels, feces, phlegm, pus, blood, sweat, fat and tears. Quindi ha una lunga lista da cui emergono intestini, feci, phlegma, pus, blood, sangue, and sweat, sudore, fat and tears, grasso e lacrime. and at the end urine. E alla fine l'urina. So he's not shy about naming parts of the body that we would normally find disgusting. Sì, quindi il Buddha non si trattiene nel nominare parti del corpo che potremmo trovare disgustose. Now, when he gave this talk, probably at to a set of monks, they went off into the forest to investigate the impurities of the body. E quindi quando ha fatto questo discorso probabilmente a un gruppo di monaci, loro sono andati nei boschi e hanno cominciato a investigare queste parti. They became so disgusted that they started to commit suicide. Ne sono stati così disgustati che hanno cominciato a suicidarsi. And some of them were telling others that, this disgusting body, get rid of it. E si dicevano l'un l'altro, questo è un corpo disgustoso, sbarazziamocene. When this came back to the Buddha, quando il Buddha ne è venuto a conoscenza, he obviously must have been, should we say, a little shocked. Probabilmente ne è rimasto un po' sconvolto. He'd obviously stressed the repulsiveness a little too much. Forse aveva dato troppa importanza al carattere repulsivo. Yes, so he made a rule. There's only 4 rules if you break, you are no longer a monk. Quindi ha creato una regola. Ci sono solo 4 regole, infrangendo le quali non si è più monaci. And this rule was, if a monk or nun murders, e sono, se un monaco o una monaca uccide, incites to murder, incita ad uccidere, incites to suicide, incita al suicidio, and the person actually commits suicide, e la persona commette davvero il suicidio, then they're no longer in communion. Or if the monk or nun actually commits suicide. Or a lay person. Ah, ok. Quindi se commette suicidio o incita un laico a suicidarsi. If you come to me in an interview and say, "Oh, life's terrible, I can't stand it." Quindi se durante un colloquio mi dite la vita è terribile, non ce la faccio più, I say, "Well, jump off the bridge." E io vi dico, salta dalla finestra. See? And you jump. E voi lo fate. I've lost my rope. Ho perso la tonaca. So I won't be telling you to do that. Quindi non vi dirò di farlo. So the purpose of that, of course, is to go beyond the sense of disgust. Quindi lo scopo naturalmente è quello di andare al di là del disgusto. To actually accept that we are animals. E accettare che noi fondamentalmente siamo animali. There's no difference between this body and the body of a cow or a pig or a dog. Non c'è differenza tra questo corpo e il corpo di una mucca, di un maiale o di un cane. So it's developing that sense of equanimity towards the body. Quindi sviluppare un senso di equanimità verso il corpo. Yeah. So that's one of his contemplations. This, by the way, these are in the discourse on how to establish right awareness. E questo viene dai discorsi su come stabilire una giusta consapevolezza. Yeah, it's known as the jewel of the collection. Ed è conosciuto come il gioiello della collezione, della raccolta. Yeah. And the final one, of course, is the contemplation of death. E l'ultima è la contemplazione della morte. He says that the contemplation of death is the most powerful of all contemplations. Dice che quella della morte è la contemplazione più potente di tutte. Because, of course, death signifies the end of me. Perché naturalmente la morte significa la fine di me. And that's where we come across our greatest fear. E qui incontriamo le nostre paure più profonde. In those days, the bodies were just thrown onto a charnel ground.
in quei tempi i cadaveri venivano semplicemente buttati in un non è un crematorio. No, it's just an open ground. Semplicemente un campo aperto. And animals, vultures, all animals would partake of the meal. E avvoltoi o animali di ogni genere potevano cibarsene. And so you could go there to contemplate the slow dissolution of the body. Quindi si poteva andare in questi posti e contemplare la lenta dissoluzione dei corpi. Yeah, these days you'd have to have a special permission. In questi giorni invece, ai nostri tempi, bisogna invece avere un permesso speciale. So unfortunately we can't do that. Sfortunatamente quindi non possiamo farlo. By the way, in the commentaries it does give advice to somebody who wants to practice this sort of meditation. E tra l'altro nei commentari si danno dei consigli rivolti a chi vuole praticare questo tipo di meditazione, di contemplazione. It tells them not to sit windward. Si dice non sedersi sottovento dal cadavere. But I think the first time we see a dead body has an effect, I think. Ma io credo che la prima volta in cui vediamo un corpo morto faccia impressione a tutti noi. How many people have actually seen a dead body? Quanti hanno davvero visto un corpo Am I morto? right in saying it has an effect, huh? E ho ragione a dire che fa effetto? No? Sì? No? Sì? So in the East, as a monastic, you can often go into the mortuary or into the, what do they call it when they try to find out how you died? What's that called? Autopsy, yes. You can go into the autopsy department and watch them cut a body up. In Oriente, come monaco, si può spesso accedere agli obitori oppure assistere alle autopsie, quando sezionano i corpi. Yeah. It's not considered strange. E non è considerato strano. So you can see that the khandha of the body that the Buddha is talking about is how we experience the body. E quindi vedete che il khandha del corpo di cui parla il Buddha è il modo in cui noi facciamo esperienza del corpo. Right? Remember, he is only concerned with the contents of our consciousness. Ricordate che la sua unica preoccupazione è il contenuto della nostra coscienza. He's not particularly interested in the physical world as, shall we say, a scientific view. Non gli interessa molto dare una descrizione scientifica del mondo fisico. So that's the first heap. Quindi questo è il primo cumulo. So the next one is this Vedana, or feelings. Il secondo sono Vedana, o le sensazioni. And there's an interesting tonalità emotiva. And there's an interesting conversation here between Panchakanga and this monk called Udayin. E c'è una conversazione interessante tra Panchakanda e un monaco chiamato Udayin. Panchakanda asks Udayin, "Venerable Sir, how many feelings has the Blessed One spoken of?" Panchakanda chiede a Udayin, venerabile Signore, di quante sensazioni ha parlato il Beato? And Udayin replies, 3 feelings: feeling of pleasure, feeling of pain, feeling of neither pleasure nor pain. E la risposta è 3. Sensazione di piacere, sensazione di dolore e sensazione che non è né di piacere né di dolore. Now Panchakanga, who was a carpenter, Panchakanda era un carpentiere. He said, no, he didn't. E dice, no, non è così. He only spoke of 2 feelings. Ha parlato soltanto di 2 sensazioni. Feeling of pleasure and feeling of pain. Dolore e piacere. And Udayin said, no, he didn't. E Udayin dice, no, non è vero. And Panchakanda said, yes, he did. Panchakanda dice, sì, è vero. And this conversation just carries on. E la conversazione continua. Anyway, finally, Ananda hears this discussion.
Alla fine Ananda viene a sapere di questa discussione. So remember that Ananda was with the Buddha for I think for the last 20 years of his life. Ricordate che Ananda ha accompagnato, è stata insieme al Buddha, penso per gli ultimi 20 anni della sua vita. And he says that actually the Buddha describes feelings in many ways. E dice che in realtà il Buddha descrive le sensazioni in molti modi. So just to give you a sense of that, E tanto per darvene un'idea, you have 6 different types of feelings coming from your sense bases. ci sono 6 tipi diversi di sensazioni che nascono dalla base dei sensi. The 6th, remember, is the mind, the heart mind. Il sesto senso, come ricordate, è il cuore-mente. So it's the feelings in the body you get from emotions. E quindi questa sensazione nel corpo che deriva dalle emozioni. So when you multiply that by pleasant, unpleasant, and neither pleasant or unpleasant, you've got 18 different types of feelings. E quindi moltiplicando questi 6 per piacevole, spiacevole e né piacevole né spiacevole si ottengono 18 diversi tipi di sensazioni. When you again look at those feelings from the point of view of worldly feelings, such as the pleasant feelings of eating, e quando guardiamo dal punto di vista delle sensazioni mondane, per esempio il piacere di mangiare, as opposed to spiritual feelings coming from compassion, love, joy, contrapposte a sensazioni spirituali come la compassione, l'amore e la gioia, you now have 36 different feelings. Arriviamo a 36 diverse sensazioni. And eventually I think you get to 108. E alla fine credo si arrivi a 108. So I don't think that's necessary to actually see that in order to become liberated. E non credo sia necessario capire davvero tutto questo per diventare liberati. It just shows that you can continuously break something down. Ma dimostra semplicemente che è sempre possibile spezzettare ogni cosa in parti più piccole. Sì. So there are 3, I mean, what is important is to recognize that there are 3 different types of feelings: happiness, unhappiness and equanimity. Ciò che è importante ricordare, capire, è che ci sono 3 tipi di sensazioni: la felicità, l'infelicità e l'equanimità. So and the difference between those pleasant feelings that come from a worldly level e la differenza tra quelle sensazioni piacevoli che vengono da un livello mondano, shopping, social media and so on, fare lo shopping, andare sui social, cioè social media e così via, and those that come from the renunciate life, e quelle che vengono invece da una vita rinunciante, such as love, compassion, come l'amore e la compassione. So both of these bring happiness. Entrambi i tipi portano felicità. Remember that the feeling of compassion is a warm feeling. Ricordate che la sensazione di compassione è calda. If the compassion becomes a difficult feeling, then something has entered into it. Se la compassione diventa una sensazione difficile, vuol dire che qualcos'altro si è introdotto. Pity. Per Pity esempio, for somebody. La pietà per qualcuno. Yeah. Or the fact that you cannot bear to see somebody else suffering. O il fatto che non riusciamo a sopportare di vedere la sofferenza degli altri. But that's another topic. Ma questo è un altro argomento. And when it comes to unhappiness, there are many things, of course, that makes us unhappy. E quando passiamo alla infelicità, naturalmente ci sono molte cose che ci rendono infelici. Yes. And there are, again, those joys that come from renouncing selfishness. E anche qui ci sono le gioie che vengono dal rinunciare all'egoismo. Such as generosity. Come la generosità. And then finally there are those where equanimity, and I think this is a very interesting point. E poi ci sono quelle associate all'equanimità, e credo sia un punto molto interessante. It's because equanimity can
can be hard to distinguish from indifference. L'equanimità può essere difficile da distinguere dall'indifferenza. So a person might say, I'm not interested, I don't care for it, etc., and have no feeling, be what they think is equanimous. Qualcuno può dire non mi interessa, non mi provoca sensazioni e pensare di essere equanime verso una certa cosa. They're not upset. Quella cosa non li turba. But actually it's a hardness, it's an indifference. Ma in realtà è una durezza, una forma di indifferenza. Whereas equanimity is the ability not to react to something in an unwholesome way. Mentre invece l'equanimità è la capacità di non reagire a qualcosa in maniera non salutare. So, for instance, it stops love moving towards attachment. E per esempio impedisce all'amore di trasformarsi in attaccamento. And compassion towards pity, sorry for somebody. E la compassione trasformarsi in pietà, nel semplicemente provare pietà per qualcuno. So that is the whole area of feeling, what we experience in the body as feelings. Quindi questa è tutta l'area delle sensazioni, ciò che sperimentiamo nel corpo come sensazioni. The important thing is to understand that from the Buddha's point of view, mental or physical is just all feelings. Ed è importante capire che per il Buddha, che sia mentale o fisico, che siano mentali o fisici, sono sempre sensazioni. The third heap is perception, sanya. Il terzo cumulo è quello delle percezioni, sanya. So remember that even animals have the ability to make photocopies in the mind. Ricordate che anche gli animali hanno la capacità di farsi delle fotocopie mentali. They also live their lives through their imagetic history. Anche loro vivono la loro vita attraverso una storia di immagini. That's how a dog can know its master or mistress. È così che il cane può riconoscere il suo padrone o padrona. If they had not this quality, then they wouldn't know who to go to for their food. Se non avessero questa capacità di costruirsi delle immagini, non saprebbero da chi andare per essere nutriti. We have the added capability of putting these little words to them, these notes. Noi abbiamo l'ulteriore capacità di aggiungere a queste immagini delle note, delle etichette. And this opened up for us a whole different way of living. E questo ci apre un intero nuovo campo di modo di esistenza. So perception here is both the original percepts that you have when you experience anything new. Quindi percezione qui si riferisce sia al percetto originale di quando sperimentiamo qualcosa di nuovo. And that these grow into concepts. E questo è anche nel suo trasformarsi in concetti. So we have concrete concepts so that we can recognize certain things. Quindi abbiamo dei concetti concreti che possiamo riconoscere. So we all know what an apple looks like. Sappiamo tutti che aspetto ha una mela. And then there are the higher conceptions which are within the process of thinking itself. E poi ci sono concezioni più elevate che sono all'interno del processo stesso del pensare. Until we come to these very high concepts of, idealisms. Finché arriviamo ai concetti più elevati dell'idealismo. Freedom, democracy, etc. Tipo libertà, democrazia, eccetera. These remain in this particular category. Sorry, what remains? These concepts. Ok, anche questi concetti sono in questa categoria particolare. So then so that's the third heap, perceptions, concepts. E quindi questo è il terzo mucchio, il terzo cumulo, i concetti che derivano dalle percezioni. Yes. The fourth one is the sankhara. E il quarto gruppo sono i sankhara. And this is the one where the Buddha is telling us that this is what we create.
E qui il Buddha ci sta dicendo questo è ciò che noi creiamo. So when it comes to the body, it's a given. Il corpo ci è dato. See? So for instance, if I'm colorblind, I will see things differently from somebody who is not colorblind. Per esempio, se io sono daltonico, vedrò le cose in modo diverso da qualcuno che non è daltonico. There's nothing I can do about that. No? E non posso farci niente. Feelings are given. Whenever you feel angry, you have a hot feeling, and so on. Le sensazioni ci sono date. Se vi sentite arrabbiati, provate calore. So it's the same with perceptions and concepts. A lot of it is given to us. E la stessa cosa per le percezioni e le concezioni. Molte di esse ci vengono date. But not all. Ma non tutte. Because in the Sankhara, these two qualities of feeling and the ability to conceptualize. Perché nel Sankhara queste due qualità, no? Di sensazione e abilità di concettualizzare, when they come together, they produce our train of thoughts. Quando si uniscono, producono il flusso dei nostri pensieri. And those are our sankharas. E quelli sono i nostri sankhara. So some of it, a lot of the stuff that we do think is rubbish, of course. Quindi molto di ciò che pensiamo sono solo sciocchezze. But some of it is important. Ma qualcosa c'è di importante. So you have to distinguish between those thoughts the mind are having which are useless, a waste of time and rubbish, and those which are useful and are using time in a good way. E quindi occorre distinguere tra quei pensieri che sono solo uno spreco di tempo e non valgono niente, e invece i pensieri che sono utili e che sono un impiego utile appunto di tempo. Sì. So I think to talk about our habits is about makes everything, I think, more clear. Credo che parlare in termini delle nostre abitudini renda più chiaro il discorso. And the important thing to understand is that we create these through our will. L'importante è capire che noi le creiamo attraverso la nostra volontà. And that they have their own energy, their own power. Ed esse hanno la loro energia, il loro potere. That's why it's so difficult to let go of a strong habit. Ecco perché è così difficile lasciare andare un'abitudine radicata. Right? You cannot destroy a habit. You can't say, I won't do that anymore. Non si può distruggere un'abitudine, non si può semplicemente dire non lo farò più. I mean, you can say, I won't do that anymore, but you'll do it again. O meglio, potete dirlo, ma finirete per farlo di nuovo. So what we're learning through our meditation is, if we want to get rid of a habit that we see is harmful. E quindi nella meditazione impariamo che se vogliamo sbarazzarci di un'abitudine di cui vediamo il danno, we have to let it come up into consciousness. Dobbiamo lasciarla salire alla coscienza. And allow it to burn out. E permettere che si bruci fino alla fine, no? Che si esaurisca. And we also realize that every time that habit picks up a story from the mind, e capiamo anche che ogni volta che quell'abitudine raccoglie una storia dalla mente, it's making it bigger and bigger. La rende sempre più grossa. So if you want to make yourself depressed, just keep thinking about depressing things. Quindi se volete deprimervi, basta continuare a pensare a cose deprimenti. I'm depressed. I'm so depressed. Sono depresso, sono così depresso. May all beings be depressed. Che tutti gli esseri possano essere depressi. then I feel better. E quindi... So you have to be careful. We have to understand that particular thing, yeah? E quindi bisogna fare molta attenzione a capire questa cosa particolare. Just one little aside to that. Quindi una piccola divagazione. How do we get to be? What are the constituents of fundamentalism, or a person who has a very immovable view?
Quali sono gli elementi costitutivi del fondamentalismo, di una persona che ha un punto di vista immutabile? So the Buddha points to three things. E il Buddha indica tre cose. First of all, there's the wrong view. Prima di tutto c'è una concezione sbagliata. And then there's the conceit. I'm right. E poi c'è la presunzione di essere nel giusto. I'm right, you're wrong. Io ho ragione, tu hai torto. And then there's the attachment to that view. E poi c'è l'attaccamento a quella concezione, a quel punto di vista. An emotional commitment. Un impegno emotivo. So you can see when somebody has finally arrived at, shall we say, some fundamentalist point, it's very difficult to change them. E quindi potete vedere che quando qualcuno arriva a essere un fondamentalista, a un punto di vista fondamentalista, è molto difficile fargli cambiare idea. Because what you're asking them to do is to undermine their sense of identity. Perché gli si sta chiedendo di minare il loro senso di identità. So, for instance, there was a time in Britain where people, communists, praised Stalin. Per esempio c'è stato un tempo in cui in Gran Bretagna i comunisti lodavano Stalin. Even when the news came through of what a tyrant, a horror this man was. Anche quando si sono diffuse le notizie di quanto era tirannico quest'uomo, They just thought it was capitalist fake news. Loro li consideravano fake news capitaliste, notizie false diffuse dal capitalismo. And these days you can see how destructive it is to our democracy, this fake news business. E oggi vedete come questa questione delle fake news è distruttiva per la nostra democrazia. Then finally, so that's the heap where we are creating and we can uncreate. Quindi questo è il mucchio, il raggruppamento che noi creiamo e che noi possiamo disfare. So finally there's vijnana, which is consciousness. E infine c'è la vijnana, che è la coscienza. Now it might come as a disappointment in some way. Forse vi deluderà sapere that the Buddha's use of words is not always clearly defined. Che il Buddha, l'uso delle parole che fa il Buddha non è sempre chiaramente definito. First of all, words were used with slightly different meanings in those days. Già a quei tempi c'è il fatto che alcune parole venivano usate con significati un po' diversi. And sometimes when he's talking to somebody, he's obviously trying to communicate some truth to them. Ed è evidente che quando parla con persone diverse lui cerca di comunicare a queste persone una verità. And he might enter into their understanding in order to explain something to them. Quindi entra nella loro comprensione per farsi capire. So this word vijnana has quite a different meanings depending on which one you personally like. E la parola vijnana ha significati piuttosto diversi a seconda di quello che preferite. So it's up to you to study the whole process within yourself and come to your own understanding. E quindi spetta a voi studiare questo processo all'interno di voi stessi e farvene una comprensione personale. So one of the definitions is that it's a discriminative consciousness. Una delle definizioni è coscienza discriminativa. In other words, there's some ability to decide whether this is right or that is wrong. Cioè, in altre parole, una abilità di decidere questo è giusto e questo è sbagliato. But another definition of consciousness is that it's just a screen. Ma un'altra definizione di coscienza è che è semplicemente uno schermo. And that this discrimination, etc., is happening within these sankhara. E che questa discriminazione, differenziazione, in realtà avviene all'interno dei sankhara. All I can say personally,
that's what makes sense to me. That consciousness is simply a screen upon which information arises. Personalmente questa è l'interpretazione che ha più senso per me, cioè quella che la coscienza è semplicemente uno schermo su cui le sensazioni sorgono. And that within that screen, confused into that screen, is this true intelligence we have, this intuitive awareness. E in quello schermo, confusa nello schermo, c'è questa intelligenza intuitiva che possediamo. And the whole process then of liberation is to get this intuitive awareness out of that screen and to see the psychophysical organism as it really is. E l'intero processo della liberazione è appunto estrarre questa intelligenza intuitiva da quello schermo e vedere l'organismo psicofisico così com'è realmente. So every time you're in meditation and you are observing pain, emotion, images, thoughts, Ogni volta che in meditazione osservate immagini, emozioni, dolori, pensieri, it's happening on that screen. tutto questo avviene su quello schermo. And that screen is multidimensional. Ed è uno schermo multidimensionale. You're in it. E voi ci siete dentro. It's like when you watch a film, you become the film. È come quando guardando un film si diventa il film. When we're in meditation, we found this place, so we say, outside the screen. We're actually looking at the screen. E in meditazione troviamo un posto, per così dire, fuori dallo schermo. Stiamo guardando lo schermo. And no matter how you try, you can't get around it or behind it or under it. This is it. E non c'è modo di passarci dietro o sotto, non c'è niente da fare. And so very slowly, as you come back, you get that very strong sense of being the observer, the feeler, the one who knows. E quindi gradualmente si ottiene questa sensazione di essere l'osservatore, quello che sa, quello che conosce. Sì? No? Sì. Sì. So the spiritual question is, what is this sense of self? La questione spirituale è cos'è questo senso del sé? I'm aware of it. There is an awareness of it. Quindi c'è una consapevolezza di esso. So I can't be it. Quindi io non posso essere quello. No? Sì? No, sì. The perceiver cannot be the perceived. Quindi chi percepisce non può essere il percepito. So just allow me to end with the great paradox. E quindi permettetemi di concludere col grande paradosso. But before that, let me remind you of what you've been listening to. Ma prima vi riassumo ciò che avete ascoltato. So we've been discussing these 5 aggregates. Quindi abbiamo discusso dei 5 aggregati, Which is the Buddha's model for the human being. che è il modello di essere umano che ci dà il Buddha. And his purpose is to deconstruct what we consider to be me, an entity. Ha lo scopo di decostruire ciò che noi consideriamo me, un'entità. And to point very clearly to where the problem lies. Ed indicarci con grande chiarezza dove sta il problema. Which is in the sankhara, where we exercise our will. Che è nei sankhara, dove esercitiamo la nostra volontà. So, coming back to this process of liberation. Quindi tornando al processo della liberazione, What are we liberating? cosa stiamo liberando? What are we liberating? Cosa stiamo liberando? We are liberating this very intuitive awareness from the delusion that it has. Stiamo liberando questa stessa consapevolezza intuitiva dalle illusioni che essa stessa ha. It thinks it's this human being. Essa pensa di essere questo essere umano. Umano, sì, ecco. So, I'd like to leave you with a quote from the very great Saint Francis. E quindi vorrei lasciarvi con una citazione dal grande San Francesco, He said, che diceva: "What you are looking for is what's looking."
ciò che state cercando è ciò che sta guardando, ciò che guarda. Oh, yeah? Yeah?